Oggi sono un pochino arrabbiato e sono arrabbiato perché a Google è stata comminata una sanzione da un tribunale della California della bellezza di 5 miliardi di dollari. Sì, hai capito bene, 5 miliardi di dollari. A farmi arrabbiare non è la sanzione in sé, perché sono franco, mi importa relativamente se Google viene sanzionato, ma sono i motivi alla base di questa sanzione. Infatti la multa è arrivata a Google per essersi impadronita in maniera non lecita di alcuni dati personali degli utenti. E qui già sento il coro che parte e tutti quanti che dicono: ma come, lo scopri oggi che Google si appropria dei dati degli utenti? Io invece utilizzo il motore di ricerca sotuttoio.com utilizzando il browser Super Privacy. No. Il punto non è neanche questo. È ovvio che sappiamo che Google raccoglie dati ed informazioni personali, anche perché tutti quanti facciamo clic su accetto nel momento in cui installiamo uno qualsiasi dei suoi prodotti. Il punto è diverso. Il punto è che per raccogliere questi altri dati personali Google ha fatto leva su una funzione che al contrario avrebbe dovuto tutelarli e quindi ha approfittato della buona fede da un lato e dell'ingenuità dall'altro degli utenti. Ma non spieghiamo così le cose, perché altrimenti faccio un pasticcio e non si capisce niente. E quindi facciamo un passo indietro, andiamo a vedere che cosa è successo, ma soprattutto come devi comportarti per salvaguardare davvero i tuoi dati personali. Ti senti pronto? Iniziamo. Prima di continuare con l'argomento di oggi, un piccolo inciso che concerne gli aggiornamenti, visto che in molti mi hanno chiesto nei commenti se potevano fare gli ultimi update. Sono passati circa 10 giorni dall'ultimo video in cui segnalavo i nomi e i numeri degli aggiornamenti che potevano essere potenzialmente pericolosi per i nostri PC. Quegli aggiornamenti tuttora non vanno fatti perché naturalmente Microsoft non ha apportato nessuna miglioria in tal senso, ma tutti gli aggiornamenti che invece sono usciti nel frattempo sono testati, sicuri e non c'è alcuna segnalazione in merito. Quindi alla fine di questo video ti lascerò linkato in alto il vecchio video che mostra sia come sospendere gli aggiornamenti, sia come nascondere quelli perniciosi, sia quali sono i nomi degli aggiornamenti da non fare. Torniamo a noi. Se invochiamo il santo protettore dell'informatica che risponde al nome di San Salvatore Aranzulla, scherzo Salvatore, sono un tuo ammiratore, anzi sei il mio maestro e spero che prima o poi guarderai qualcuno dei nostri video. Ma dicevo, se avessimo chiesto come navigare in incognito con Chrome, la risposta fornita sarebbe che la modalità di navigazione in incognito, come è facilmente intuibile dal suo nome, permette di visitare qualsiasi sito internet senza che sul computer vengano lasciate tracce della navigazione. Non viene salvata la cronologia, non vengono memorizzati i cookies e sul computer non rimangono file temporanei relativi ai siti web visitati durante la sessione di navigazione. Benissimo, direi che non fa una grinza. Ma cosa succede se invece premiamo la combinazione di tasti CTRL, SHIFT ed N per aprire una finestra in incognito? Quello che leggiamo è che le altre persone che utilizzano questo dispositivo non vedranno la nostra attività e che di conseguenza potremo navigare in maniera più privata. Ma la modalità di raccolta dei dati da parte dei siti web visitati e dei servizi utilizzati, incluso Google, rimane invariata. I download, i preferiti e gli elementi dell'elenco di lettura verranno salvati. Ma questa finestra non è diventata un po' diversa rispetto a quella di qualche tempo fa? Confrontiamole un attimo. Ebbene sì, come ti ho evidenziato in questa immagine, nella nuova modalità di navigazione in incognito, quella sul lato sinistro, ci viene detto che la modalità di raccolta dei dati da parte dei siti web visitati e dei servizi utilizzati, incluso Google, rimane invariata rispetto alla modalità di navigazione normale. Mentre nella vecchia modalità di navigazione che troviamo sul lato destro,
questo non era affatto specificato, anche se comunque già avveniva. Ed il primo campanello d'allarme infatti ci è arrivato circa 4 anni fa direttamente dall'agenzia Reuters, che titolava che Google stava fronteggiando una causa per un importo di circa 5 miliardi di dollari per aver tracciato l'utilizzo privato di internet da parte degli utenti. Se infatti scendiamo un pochino più in basso nell'articolo, leggiamo che Google è stata chiamata in una class action dopo essere stata accusata di aver invaso illegalmente la privacy di milioni di utenti, tracciando in maniera massiccia il loro utilizzo di internet attraverso il suo browser impostato nella modalità privata. Infatti nella causa venivano richiesti a Google questi 5 miliardi per aver raccolto informazioni riguardo a quello che la gente faceva online e sui siti che andava a visitare, nonostante che stessero usando quello che Google stessa chiamava modalità incognito. In realtà in Italia le prime avvisaglie di questo fenomeno sono arrivate all'inizio di quest'anno con questo articolo della rivista Tom's Hardware che riporta la data del 17 gennaio. Tralasciando tutto il resto, in questo articolo si dice che Google è al lavoro per modificare la descrizione della modalità incognito, come abbiamo appena visto, in modo da rendere più trasparente cosa effettivamente viene tracciato e cosa no. E che il cambiamento serve proprio a chiarire questo punto, informando fin da subito, si fa per dire, dato che sono passati la bellezza di 4 anni, gli utenti. L'articolo inoltre continua con il suggerimento di utilizzare delle VPN, ma in realtà si tratta di un suggerimento con scopi puramente commerciali, perché, come vedremo a breve, il modo per mantenere la propria privacy quando si naviga esiste e sicuramente non richiede assolutamente alcun pagamento. In realtà nel frattempo la causa è andata avanti, infatti il 1 aprile di quest'anno la RAI ci informa del fatto che Google ha accettato di cancellare miliardi di dati degli utenti che navigavano in incognito, le virgolette direi che sono d'obbligo. Infatti questo sembrava l'unico modo per Google di evitare una causa da parte degli utenti che chiedevano questi famosi 5 miliardi di risarcimento. Se il tribunale accetterà la proposta, gli utenti potranno far causa solo singolarmente. Ma se scendiamo più giù in questo articolo troviamo un qualcosa di particolarmente interessante. Infatti questa causa, che era stata presentata, come sappiamo, in un tribunale della California, sostiene che le pratiche di Google abbiano violato la privacy degli utenti ingannandoli intenzionalmente con l'opzione incognito. La denuncia originale sosteneva infatti che a Google era stato dato il potere di apprendere dettagli intimi sulla vita, gli interessi e l'uso di internet da parte degli individui. Ma la dose viene ulteriormente rincarata dalla rivista HD Blog, che nel corso del suo articolo ci dice che il testo sosteneva inoltre che l'azienda comunicava ai clienti che le loro informazioni erano private, pur monitorandone l'attività. Google ha difeso le sue pratiche sostenendo di aver avvertito gli utenti di Chrome che la modalità incognito non significa invisibile e che i siti potevano comunque vedere la loro attività, cosa che sappiamo non essere proprio esatta dal momento che il vecchio annuncio sosteneva qualcosa di leggermente diverso. Naso di legno, cuore di stagno, burattino. Quanti ricordi questa sigla? Non ti nascondo che mi è scesa anche una lacrimuccia riascoltandola dopo tanti anni. Sono certo che hai sicuramente indovinato da quale cartone animato è stata tratta, anche perché è facilissimo intuirlo. Il risultato di tutto questo bailamme di cui abbiamo parlato fino ad ora comunque è che Google sta per cancellare letteralmente tonnellate e tonnellate dei dati degli utenti. Se scendiamo un pochino più in basso nell'articolo, tuttavia, scopriamo qualcosa di veramente divertente. Infatti parliamo di dati che sono più vecchi di 9 mesi, tra quelli raccolti fino al dicembre del 2023. Peccato che però alcuni documenti di Google che si riferiscono ai loro metodi di raccolta sono ancora secretati e quindi è un po' difficile capire effettivamente come e quali dati venissero raccolti. José Castañeda, un portavoce di Google, ha dichiarato che la sua azienda è lieta di cancellare i vecchi dati tecnici che non sono mai stati associati a un individuo e non sono mai stati utilizzati per alcuna forma
forma di personalizzazione, sottolineando tra l'altro che adesso Google non pagherà naturalmente un centesimo come parte dell'accordo, laddove in precedenza rischiava di pagare i famosissimi 5 miliardi di dollari. Un po' come a testimoniare che questi dati in fondo non fossero così importanti per Google, che possiamo considerare come una sorta di accumulatore seriale senza assolutamente nessun fine di lucro. Tronchiamo la microclip, altrimenti oggi qualcuno ci denuncia. E andiamo a capire invece come fare nel momento in cui vogliamo navigare in modalità incognito senza andare a disturbare cose come Tor browser, la VPN e quant'altro. Il mio suggerimento è quello di utilizzare un semplicissimo sistema che ti ho messo a disposizione come sempre sul sito gentiluomodigitale.it. Quindi apriamo il browser come ho appena fatto e nel motore di ricerca andiamo a digitare Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e facciamo come sempre riferimento al primo risultato, ovvero al dominio www.gentiluomodigitale.it. Andiamo ad aprire il sito, portiamoci in alto nella sezione Downloads e nella pagina che si aprirà scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare DuckDuckGo. Clicchiamo sul pulsante File Download e vedremo che in pochissimo tempo il file verrà scaricato sul nostro computer. Se facciamo un clic sul file appena scaricato e chiudiamo la finestra del browser retrostante, potremo in questo modo andare ad installare sul nostro computer il browser DuckDuckGo con il suo relativo motore di ricerca, che consentono un livello di privacy direi ben più che sufficiente. Facciamo quindi doppio clic sull'unico file presente all'interno della cartella compressa, lasciamo spuntata la voce avvia quando pronto e clicchiamo sul pulsante installa. Attendiamo un minutino buono che il nostro browser venga installato. Crema di gianduia e che te lo dica fa! Ma torniamo a noi, l'installazione del nostro browser è finita, quindi clicchiamo sul pulsante Get Started e seguiamo la procedura che ti mostro, cliccando quindi su Maybe Later, ancora su Maybe Later, ancora una terza volta su Maybe Later e a questo punto possiamo iniziare a navigare. Come funziona questo browser? Sostanzialmente il motore di ricerca preimpostato non è Google, ma è il motore DuckDuckGo che, pur essendo decisamente meno preciso di Google ed essendo questo browser molto ma molto meno versatile rispetto a Google Chrome, potrà sostituire solo ed esclusivamente, a mio avviso, la modalità incognito. Quindi nel momento in cui vorremo utilizzarlo, ci basterà fare doppio clic sull'icona che è stata creata sul desktop per poterlo lanciare. Nella barra in alto potremo andare a digitare le nostre ricerche esattamente come facciamo di solito ed otterremo dei risultati sostanzialmente, come puoi vedere, sovrapponibili. So che qualcuno utilizza DuckDuckGo come browser principale e idem che utilizza DuckDuckGo come motore di ricerca. Io francamente dopo averlo testato lo trovo estremamente limitato sia lato motore di ricerca sia lato browser, ma naturalmente se tu ti trovi bene nessuno ti impedisce di utilizzarlo anche in questo modo. Il suo unico vantaggio alla fine dei conti è una minore raccolta di dati personali. Per tutto il resto trovo che Google Chrome e Google stesso siano decisamente superiori. Thank you. Namaste. And good luck. Citazioni molto difficili la microclip precedente e questa clip conclusiva. Sono davvero curioso di sapere chi riuscirà ad indovinare da dove sono state tratte e in questo caso se anche tu vuoi partecipare al nostro quizzone fammelo sapere qui in basso nei commenti. Ma veniamo ai ringraziamenti del giorno che quest'oggi sono tutti per te.
che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo, visto che il tempo è volato, non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima.